Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di Nero Corvino. Come potete vedere, oggi alla mia destra c'è un ospite speciale, ovvero mia sorella Emanuela, è con me oggi in questo video perché ci tenevo tantissimo affinché lei vi spiegasse, vi raccontasse la sua esperienza con i capelli, dal momento che mia sorella è diciamo una vittima della piastra, possiamo dire, giusto? Che per tanti anni, diciamo così, è stata vittima. Diciamo che è stato il mio amore per tanti anni. Esatto, per tanti anni è stata un'amante della piastra. Questo percorso naturale, diciamo così, le ha fatto anche abbandonare delle cose che non erano proprio salutari per lei. Raccontaci un pochettino la tua situazione iniziale, la piastra, come quando la utilizzavi, come la utilizzavi e soprattutto lo status dei tuoi capelli, magari fino a quando avevi una routine basata su cose che non ti facevano bene ai capelli. Cosa utilizzavi? Ma allora, semplicemente quello che, cioè, prima di cominciare a utilizzare le polveri o piuttosto che, io usavo i classici shampoo delle classiche marche, non so se adesso si può dire tipo la marca. Sì, Vabbè, sì. tipo Palmolive, usavo gli oli tipo anche tipo prima della piastra, quando I era termoprotettori, esatto, quelli il Viv, di cui parlavamo in un altro tipo video. a capello bagnato lo andavo a mettere, poi li andavo a asciugare, passavo la piastra, cioè venivano dei capelli molto belli, setosi, molto però a lungo andare, cioè praticamente questi capelli qua notavo che quando li asciugavo erano belli, il problema è quando non Erano acconciati. brava, cioè erano paglia, Esatto. erano proprio brutti. Infatti ci fu un periodo, non so se te lo ricordi, perché io tra l'altro ho fatto tante colorazioni, cioè ho fatto il biondo, ho fatto il nero, ho fatto Sì. il rosso, il fucsia ho avuto anche per un Il periodo. viola anche per un periodo, fucsia viola. No, il fucsia ho avuto. Fucsia. Poi ti sei fatta nera per un periodo. Poi dopo il fucsia mi sono fatta nera perché mi ero fatta un colore che poi sono diventata arancione. Esatto. Infatti quel giorno non andai a scuola, te lo ricordi? Sì. Perché ero arancione, ero bruttissima. E tu utilizzavi delle maschere colorate Esatto. per sostenere il fucsia, diciamo. Esatto, perché io poi tipo scoloriva. ogni 3 giorni quando facevo lo shampoo Esatto. facevo anche una maschera colorata che mi ravvivava il colore. Dopo tutte queste colorazioni, le piastre, le cose, perché non è che decoloravo, però coloravo. L'unica volta che ho decolorato sarà stato quando ho fatto il biondo, ma Sì. delle mesh ho fatto quando fu. La prima volta li ho tagliati, infatti li feci corti. Poi mi continuarono a crescere, ma comunque la situazione non cambiava e poi non mi crescevano mai. Bravo. Cioè, continuavano a non crescere. Avevi nel sempre la senso stessa che- lunghezza. Sì, più o meno avevo sempre la stessa lunghezza, ma questo perché? Perché ovviamente adesso quello che ho potuto capire è che appunto spezzandosi dalla punta è normale. Quindi tu avevi dei capelli stopposi, Esatto. sempre secchi, Avevo che dei non capelli riuscivano ad schifosissimi allungare. e sì, Doppie sono arrivata punte. a dei punti proprio, cioè ragazzi, avevo dei capelli così, mi stavano. E la cute com'era? E La allora situazione io avevo cute? problemi, soprattutto fino a 2 anni fa, 2 anni e mezzo fa, di forfora e crosticine. Io ho praticamente il vizio, il brutto vizio, soprattutto quando studio, di Scartavetrarti la grattarmi la testa. testa. Cioè faccio così che mi piace, soprattutto Sì, qua sotto, in tipo questa il parte. tic nervoso di mangiarsi le Ah, unghie, sto tu ti così, gratti la testa. drole, faccio. Però il problema qual è? Che non è che ti gratti e dici vabbè mi gratto, mi gratticchio. Anche per esempio ci sono quelli che si grattano addosso, no? Per esempio. Più mi veniva il sangue, più le croste mi venivano, più mi veniva il prurito. Perché poi mi Certo. veniva la forfora e tutta Era tutta la zona rossa praticamente. Esatto. E lei mi diceva sempre, ah ma fatti qua, Nim, Vabbè, ho cose. cominciato piano piano a Sì, metterti diciamo in che testa. allora lei, vabbè, questo percorso ha iniziato anche lei piano piano. Ovviamente non è che uno dice di scienza, si è No, svegliata una perché mattina. certo le persone possono immaginare tipo che esiste una No, formula allora magica che tu la praticamente è usi una successo volta. questo. Inizialmente lei cominciò tipo a studiare tipo gli shampoo. Questo me lo ricordo perché tu tipo si vede tipo qua non ci sono i parabeni, Sì, qua non ci sono le vinci. paraffine. Esatto. All'inizio mi ricordo che noi vivevamo insieme a Modena e lei cercava sempre sti shampoo che erano diversi dagli altri, quindi cominciamo a usare sti shampoo, li cominciai a usare pure io, che magari erano bio, erano con più degli inci più puliti, buoni. esatto. Poi dopo, no, gli shampoo non li utilizzo più, questo ovviamente in maniera graduale, perché anche lei si informava. Però io non ho iniziato subito, io ho iniziato quando... Aspetta, però c'è anche da dire che tu hai smesso di colorarli e decolorarli molto prima di cambiare shampoo. Sì, io non li decoloro e non li coloro da almeno 5 anni. Sì. Da quando sono all'università.
Esatto. Perché io mi ricordo che al mio 18° compleanno avevo ancora le punte di merda, quindi comunque non l'ho fatto prima di andare all'università. Però hai continuato sempre a fare la piastra, cioè la piastra è sempre La piastra stata sì, una la piastra compagna. fino a 2 anni fa. Prima la facevo una volta ogni 4 giorni. Hai notato che ti crescono adesso i capelli, ti allungano? Adesso i capelli mi allungano, ma la cosa importante è che adesso sono sani, non tanto l'allungamento, perché poi l'allungamento è una conseguenza del fatto che sono sani. Esatto. Però sono sani, cioè questa è la cosa buona del capello. Se il capello è sano, il capello allunga. Esatto, che è quello che cerco anche di spiegare Semplicemente molte volte nei quello. video. Tu come sei arrivata a sostituire anche gli shampoo ecobiologici con le polveri? Perché hai avuto anche una problematica di stress Perché io, ultimamente. sì, allora io l'anno scorso, l'inverno scorso, no prima, 1 anno e mezzo Un fa, anno, sì. ho avuto dei problemi insomma di grande stress con l'università e ho notato che ovviamente con tutto questo stress che io accumulavo, e questo stress io lo sfogavo sia sul fisico, perché vabbè dimagrisci tanto, mangi poco, e questo incide anche sui capelli. Quindi ovviamente io magari non mangiavo, come dicevo anche a lei, non mangiavo niente, e magari mi mangiavo, per dire, una scatoletta di ceci al giorno, una scatoletta Perché di diciamolo, piselli al giorno. l'alimentazione è la Incide. prima cosa. Adesso mi mangio pure i tavoli, mi stanno crescendo anche di più. Ovviamente questo mangi non i vuol piedi dire, dei tavoli. ovviamente questo non vuol dire vuoi i capelli lunghi, mangiati pure i tavoli. No, più mangi, più sostanza c'è in circolo nel corpo, Esatto. e sostanzialmente più mangi proteine, più dai ai capelli, perché il vero. capello è fatto di proteine. E quindi che cosa succede? Niente, io non mangiavo un cazzo, cioè mangiavo, Non lo puoi dire, cazzo, perché mi mangiavo un carbo. No, rifallo da capo. Niente, non notato mi- questo? Cosa succedeva? Io la prima cosa che ho notato non era tanto che non mi crescevano in generale, è che mi cadevano da qua. Cioè il mio problema era che io non avevo capelli qua. Avevi un Sì, diradamento. puntavo una luce qua, ci avevo i bozzi, io non avevo capelli Sì. qua, non ne avevo C'erano qua, degli spazi. non ne avevo qua, mi mettevo i capelli così e qua c'avevo tutti i buchi. Io mi sono spaventata, e ovviamente siccome lei già vedevo che comunque faceva tutte queste cure, queste cose così, e ho detto, ma a me stanno cadendo i capelli, devi aiutarmi. Sono andata a Foggia e lei mi ha dato tutte delle cose. Sinceramente non è una cosa che dici, ah tac, boh, la faccio, che bello. Cioè, non è tu che... stai dicendo questa cosa dopo un anno che fai queste cure, diciamolo. Perché Sì. tu hai iniziato a settembre scorso. Sì, ho iniziato a settembre Settembre scorso. 2020. Sì. Quindi, ragazze, cioè, ci è voluto un anno per poter parlare di questa sua esperienza. Quindi, Sì. comunque, le tempistiche non è che sono brevi. No, ci vuole un po' di ci tempo. vuole tempo. Questo non dobbiamo prenderci E per il costanza culo. anche, perché tu l'hai fatto con molta costanza comunque, non è che hai Sì, fatto non una dobbiamo volta prenderci ogni per il tanto. culo. Cioè, c'era una mia amica che io l'ho portata a comprare sta roba, se l'è fatta dopo 2 settimane, oh, non servono a niente, a me non funziona, è la gioia mia. Ma io l'ho guardata e gli ho detto, guarda, Ci vuole fai tu, libera di credere che non funzionino, ma se tu non perseveri, e soprattutto se tu fai un giorno che ti lavi con la polvere e l'altro che ti lavi con Pantene, non hai fatto niente. Ci vogliono dei mesi, almeno Ci 2 o 3 mesi. ci vuole tempo. Almeno Innanzitutto 2 o 3 i mesi primi per vedere mesi, i primi risultati. i primi mesi devi tenere duro e lavarti solo con quelle cose, Esatto. e evitare tutto ciò che li può rovinare. Io ero arrivata al punto di non asciugarli per paura. Poi l'asciugatura non fa niente se fatta in maniera giusta, cioè non Esatto, troppo fatta in caldo, maniera eccetera. corretta, Però sì. io avevo paura che mi cadevano ancora, perché io mi legavo i capelli così, e me ora vabbè c'ho la linea e mezzo, ma io avevo tutto lo spazio. Cioè, Però, io mi oltre ai prodotti che hai cambiato anche un po' l'alimentazione, ti sei educata anche a mangiare adeguatamente. in che senso? Nel senso che tu è vero che ti sei cominciato a lavare con la Shikakai, hai fatto il massaggio con il fieno greco, hai fatto l'inversion method, ti preparavi le cosine a casa e tutto quanto, il gel d'aloe, hai tolto la piastra e tutto, ma anche l'alimentazione. Piano piano anche tu ti sei assestata. Ah sì, vabbè, ovvio. Ma mi sono spaventata però. Cioè, nel senso, quando io sono venuta a Foggia, che tu mi hai dato quelle cose, poi chiaramente. Quelle cose sarebbero lo quelle Shikakai, il fieno greco, i semi di La lino, Shikakai, il Neem, rami. ho provato, vabbè, il Neem lo facevo già prima. Il Neem, Esatto. il Neem Anche l'N e neutro. l'N me lo facevo tipo 3 volte l'anno. 3 volte l'anno, N quando lei stava neutro, ancora a però, quello moda. non colorante. Esatto, quello neutro. E già lì c'erano dei benefici comunque Sì. a livello di chioma. Sì. Però quando ho avuto il problema alla cute che mi cadevano, e questo è un problema, cioè comunque grave, perché ricordiamo che lo stress può portare anche all'alopecia, cioè nel senso lo stress può portare a delle cose brutte. Esatto. Ok. Perché poi sono situazioni che si cronicizzano. Esatto. Cioè ci sono degli archi di tempo in cui si può intervenire tranquillamente e te ne esci tranquillamente. Esatto, Però se tu esatto, però perseveri dico in invece questo di mettermi la fiala
del cavolo, Diciamo di che- fiala di non so che cosa, dire che è migliorata la situazione. Ovviamente ci vuole tempo. Sono E trattamenti poi- che hanno tempistiche lunghe e Sì. bisogna essere molto molto pazienti, cioè non dobbiamo Sì. aspettarci che nel giro di 1 o 2 settimane ci cambia la vita, bisogna essere pazienti. No, non si può aspettare, cioè non ci si può aspettare questo, ma perché si rimane delusi. Cioè, se tu parti da questo Esatto. presupposto, non lo fare. E tu in questo anno che hai cambiato modalità di lavaggio, hai fatto i massaggi con il fieno greco, nonostante tu hai fatto 2 volte la piastra, hai visto che comunque non hai intaccato i tuoi progressi. No, io Cioè, per hai esempio potuto queste 2 volte farla. che ho fatto la piastra mi sono comportata proprio male. Male. Perché sì, mi sono proprio detto proprio ho fatto schifo. Perché poi ci ho messo tipo, vabbè. Ci hai messo l'olio? Ci ho messo l'olio. Ih! Ci ho messo l'olio e Santa ce l'ho Maria. messo 2 volte. Prima di fare la piastra. No, prima no, non mi sono azzardata, però gliel'ho messo. Aspetta, gliel'hai messo dopo? Dopo. Gliel'ho messo quando li ho asciugati e dopo la piastra. Quindi l'hai messo prima della piastra e dopo la piastra? Sì, l'ho fatto. Comunque mi sembrano... No, vabbè, ma io me lo posso permettere. Io posso. Vabbè, tu Perché puoi io perché posso? è Perché- come fare una dieta Perché come e diceva, sgarrare brava. E una come diceva volta ogni lei, se tu fai tanto. per un anno la brava, poi ti puoi permettere di non fare la brava, La brava. per un anno, cioè per un giorno. per una volta. Quella volta io sono stata molto cattiva e l'ho fatto anche un'altra volta, però non lo rifarò più perché adesso fa caldo. Però Sono belli, se- anche perché il tuo riccio è tornato anche sì, un pochettino... ma a parte che a me fanno schifo i ricci, però Vabbè, ma quello è un problema tuo. quello è un problema mio. Adesso che mi sono cresciuti, che con Riccio stanno meglio e cose, non mi lamento più di tanto. Faccio un esempio, quest'inverno io farò tanta fatica a non prendere la piastra, perché a me d'inverno piace, anche perché fa calore, cioè è calore, capito? Alla fine ti fa anche piacere farti un po' la piastra e stare lì col phon 3 ore. Però eviterò comunque la piastra, cioè magari me li farò a spazzolo e phon, perché Sì. poi chi si passa la piastra molto spesso si ripiastra più di una volta. Certo. Perché la piastra è bella quando è fatta proprio, cioè proprio bella, cioè proprio a spaghetto, capito? Poi c'è da dire che la piastra raggiunge anche temperature molto elevate che il phon Esatto, non io me la raggiunge. facevo anche a 2,30, 2,40. Io ho visto anche temperature più alte. Sì, vabbè, no, però vabbè. dipende. non è Vabbè, ma i miei sempre. capelli ormai erano belli cotti, quindi Sì, belli cotti. si facevano da soli. Sì, quindi la tua routine attualmente Allora, la mia qual è? routine attualmente è questa. Innanzitutto mi sono comprata il gel di aloe 100% da pakistano. Sì, diamo il nostro di fiducia. pakistanino di fiducia. Esatto, che non so come farò quando eventualmente quando proviamo modere, però per adesso Ecco, c'è. lei è un'altra di quelle che si è rivolta al pakistano piuttosto che comprare online. Perché Esatto. ha trovato un pakistano però bello fornito. Un perché a pakistano Modena bello fornito. C'è uno bello fornito. E ti dà tutte le tu tipo gli chiedi cosa posso prendere e lui ti dà, cerca un po' di impaccati perché c'ha cose che costano assai, però se certo. tu sai cercare. Il fieno greco ce l'ho a casa, ma dico la verità, non me lo faccio sempre. Cioè io sono il classico tipo a cui stufa a fare le cose, cioè io parlo chiaramente, a me mi si dia a fare le cose, mi stufa, non mi va. Ci sono periodi in cui mi va e periodi in cui mi va. Quindi che cosa faccio io siccome a me mi stufa fare queste cose? Io lo faccio, lo metto nel freezer. Brava, lo prepari e una volta. E poi io ogni tanto me lo faccio e io dico sempre questo, se tu non fai niente non avrai niente. Ho il gel di aloe al 100% che lo metto quando lo metto a capello asciutto prima di uscire solitamente, che mi fa sia da posa perché, Sì. perché ce li ricci è molto buono perché te li Ti te fa li un po' di modella styling. e ti si asciuga e non ti fa effetto bagnato. Poi per Il lavarmi i capelli io uso la Shikakai o eventualmente ho provato anche il coso di ceci, la farina di ceci. Hai provato la cassola che ti ho dato? No. Ok. Magari alcuni poi bisogna trovare la propria polvere perché io tipo anche la Shikakai dipende dove la prendo, ci sono quelle più granulose e quelle più polverose. Brava. Quelle granulose sono bruttissime, pettini i capelli, fai un bordello Cioè in magari bagno. le persone pensano la farina di ceci non fa per me. Magari è la polvere che è troppo grossolana e quindi Sì. non fa per nessuno, nel senso è molto importante Cioè, per trovare dire, la polvere giusta. La farina di ceci, la cosa che ho notato è che quando ti pettini tende a venire sempre fuori. Perché un po' ti resta in mezzo ai capelli la Vabbè, farina. dipende anche il getto. Allora, io a casa mia a Foggia ho un getto della doccia orrendo, lento e non sciacqui mai, mentre qua a casa abbiamo un getto molto più forte, c'è una pressione maggiore, quindi io in 5 secondi essere. mi sciacquo e tolgo via tutto. Io non ho mai trovato un pezzettino di farina di ceci da quando mi lavo qua a casa. Sì, C'è della vabbè, sabbia una in volta ho testa. usato una Shikakai che non mi ricordo di che marca era, cioè Della di Ash. pigliarla e buttarla. Cioè, Della Ash. Cioè, pezzi di polvere così Sì, che sì, mi sì, cadevano, è troppo mi sono grossolana. pettinate.
sfrenata, bordello. Invece adesso stai dappertutto. facendo la shikakai che ho portato io Allora, di Aromazone. Aromazone. E oli? Oli. Mai col calore, mai col oli, calore. mai col calore. Tu Infatti, sei affezionata alla mandorla? io ho la mandorla perché ho solo quella, perché me l'aveva comprata lei, è rimasta là per 2 anni, però io la uso. Poi c'hai il cocco, lo usi? E il cocco, E il sì. cocco? Ma li uso, io gli oli li uso poco perché non mi piace, sono troppo viscosi, cioè mi pasticco tutto. Vabbè, dipende dalla quantità, Sì, ma non mi piace, rimane il capello un po'. Quindi secondo me, però devi usarlo. per chi ha un capello, cioè secondo me dipende, ma perché se tu hai un capello crespo come il mio, è meglio che ti metti il gel. Ma il gel va sempre messo. Se tu non Sì, idrati, ma magari non c'è puoi chi sigillare pensa, con l'olio. ah, l'olio mi fa i No, capelli no, belli. No, no, il gel è il devi far gel. belli, perché il gel li rende morbidi, li Esatto. rende Li luminosi, idrata. li idrata. Ma deve già essere un capello che ha una buona idratazione di suo. Sì, perché se tu lo infatti. metti sempre sul secco si seccherà ancora di più, perché Brava. l'olio non fa entrare niente, non fa uscire niente. Cioè è come chiudere una porta col fuoco dentro. E quindi ti trovi bene. Io mi trovo bene, penso che non staccherò. Adesso devo provare un sacco di cose che tu Sì, mi hai vabbè, dato. diciamo che Lei ancora mi dà sei alla sempre ricerca delle cose anche- da provare, Esatto. anche nuove. Ma perché io così. ci tengo affinché tu anche conosci più cose e capisci come muoverti a seconda delle tue esigenze. Però non pensi di tornare ai prodotti siliconici, per No. dire. Con la sua esperienza io spero che le persone anche che sono un po' titubanti, che hanno dei dubbi oppure che sono un po' in cerca di informazioni altrui, oltre a quelle che posso darvi io con le mie esperienze, spero che magari questa tua esperienza possa servirvi. Lei è una persona che non si dedica nello stesso modo a queste cose, diciamo No, che ma io lo rappresenta capisco, la persona media. ma ci sono cose ecco. che fa lei che non farei mai, l'acqua Esatto, di riso, sì, i semi. sì, sì. Tu rappresenti la persona media, Io rappresento la normalità. la normalità. Cioè chi ci tiene dietro, ma non più di tanto. Esatto. Però vi dico che il risultato c'è. C'è. E basta poco, perché io, cioè, non è che faccio grandi cose, dici, wow, Esatto. che fa questa, si mette là, fa le pozioni magiche. Faccio la base della base della base della base. Esatto. Magari col tempo, perché poi cosa succede? Tu metti una cosa dopo l'altra. Cioè io prima ho preso prima ho fatto l'ennè. Poi ci ho messo il NIM per le croste e per tutte le cose che è purificante. Esatto. Poi lo shampoo è stato lo step più grande, perché una volta che tu ti abitui a farti lo shampoo, che è la cosa che fai più spesso, poi anche le altre cose divengono automatiche. Poi ho cominciato con i massaggi al fieno greco. Brava, mi sono cominciata a comprare il gel all'aloe e poi ho visto, ah, ma è E buono. anche tu quando andavi dal negozio indiano cercavi tu stessa. Sì. Perché anche a te Esatto. ti porta la curiosità di scoprire nuove cose. Esatto. Magari dici, magari questa cosa per me va bene, aspetta che la prendo e la provo. Cioè poi piano piano uno cresce in questo percorso, capito? Automaticamente. Esatto, poi ti viene automatico, perché vedi i Esatto. capelli che migliorano. e Vedi quindi- dei progressi e quindi dici, cavolo, magari c'è qualcos'altro ancora meglio, no? È ovvio Questo che ti poi, aiuta. magari non becchi subito la polvere con cui trovi bene, magari Esatto. ti puoi scoraggiare, tenete duro e provateci perché i risultati Esattamente. arrivano. Quindi ragazzi scriveteci qua sotto nei commenti cosa ne pensate dell'esperienza di mia E sorella. seguitemi. Esatto, adesso vi lasciamo tutti i contatti giù nell'info box se avete il piacere di seguire anche lei su Instagram. Ovviamente i miei contatti li trovate sempre giù nell'info box oppure mi trovate su Instagram come Nero Corvino. Ovviamente ragazzi io vi ricordo che potete seguirmi su Instagram perché lì sono ovviamente molto più attiva rispetto ad altri canali social, infatti nelle stories io vi intrattengo sempre con le mie novità, con i miei progressi e con le mie ricette, con le nostre abbiamo una cosa in comune. Nostro ricetto. E ovviamente scriveteci sotto nei commenti cosa ne pensate e se l'esperienza di mia sorella vi ha in qualche modo incuriosito o incoraggiato a intraprendere questo percorso di cura naturale. E ovviamente se avete delle domande da rivolgere direttamente a lei potete scrivere qui sotto nei commenti e noi vi risponderemo. Adesso noi vi salutiamo, vi auguriamo un buon weekend, una buona vacanza, una buona estate se siete in ferie oppure se lavorate, buon lavoro. E adesso noi vi salutiamo e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao!